Se avete appena acquistato la GoPro Hero 12 Black e volete sapere come si configura per la prima volta e capire anche le procedure per il funzionamento di base, siete nel posto giusto. Per prima cosa la Hero 12 arriverà in questa confezione. Una volta aperta vedremo la scatola con tutte le caratteristiche. Quest'anno però al suo interno non troviamo più l'astuccio per trasportare la GoPro, così come accadeva sulle Hero 9, 10 e 11. Infatti c'è solamente questa confezione in cartone. Al suo interno però troviamo i soliti accessori. Infatti per prima cosa leggiamo che deve essere aggiornata tramite l'app Qik. Troviamo poi altri documenti che includono anche delle informazioni sull'utilizzo di base. Non mancano i classici adesivi GoPro ed altre brevi guide. Passiamo al cavo USB Type-C che ci permetterà sia di ricaricare la GoPro che di trasferire i file al computer. Poi troviamo l'adesivo curvo che ci permetterà di agganciare la GoPro ad esempio ad un casco. Poi è presente la batteria Enduro che è compatibile con i modelli precedenti a partire dalla Hero 9. Ed infine troviamo il classico supporto a vite di GoPro che in questo caso possiamo inserire nell'adesivo curvo. Infine troviamo la Hero 12 ricoperta di pellicole di carta che dobbiamo rimuovere. Una cosa importante da sapere è che è possibile rimuovere la lente copriobiettivo e che quindi la potremo facilmente sostituire con altri accessori o con lenti di ricambio. Ma una cosa ancora più importante è che questo che sembra uno sportellino in realtà è il microfono drenante, quindi non va toccato. Inferiormente troviamo i piedini estraibili che ci permettono di agganciare la GoPro ai vari supporti. Troviamo però anche la filettatura che ci permette di montarla direttamente su un treppiedi. Sul lato destro invece troviamo lo sportellino laterale che la rende impermeabile fino a 10 metri. Al suo interno dovremo inserire la batteria e poi dobbiamo inserire la scheda di memoria. Vi consiglio le SanDisk Extreme Pro, in descrizione vi lascio il link. Adesso prima di richiudere lo sportellino dobbiamo effettuare la prima ricarica e quindi potremo sfruttare il cavo USB incluso in confezione. Per caricarla possiamo usare il computer oppure un alimentatore da smartphone, ma non usate quelli ultra veloci come questo da 67 watt, ma usatene uno da 5 volt con un massimo di 2 ampere come questo, oppure potrete usare un power bank sempre a patto che non superi questi valori. Una volta messa in carica i LED si accenderanno ed indicheranno che la batteria si sta caricando correttamente. Non appena si spengono vuol dire che la batteria è carica, quindi facciamo attenzione a chiudere bene lo sportellino laterale. Adesso teniamo schiacciato il pulsante laterale fino a quando non si accende il display, poi selezioniamo la lingua. Accettiamo le note legali, per il momento non attiviamo il comando vocale che consuma batteria extra e adesso ci viene detto di collegarci con l'app Qik. Quindi scarichiamo ed installiamo sullo smartphone GoPro Qik, di cui vi lascio il link in descrizione. Una volta aperta possiamo continuare come ospiti oppure se già avete un account possiamo inserire le nostre credenziali. Quindi a questa domanda rispondiamo sì, anche a questa domanda rispondiamo sì, clicchiamo quindi su collega fotocamera. Quindi clicchiamo su consenti ed attendiamo che la nostra Hero 12 venga trovata. Clicchiamo quindi su connetti ed accettiamo la richiesta di accoppiamento Bluetooth. Attendiamo nuovamente la connessione e adesso possiamo anche rinominare la nostra GoPro se lo vogliamo. Adesso che è tutto pronto ci viene richiesto di aggiornare la Hero 12. In questo caso è il primo aggiornamento in assoluto ed è fondamentale che venga installato. Clicchiamo su continua dove possiamo leggere note di rilascio e quindi clicchiamo su aggiorna GoPro. Clicchiamo su connetti, poi clicchiamo su accetta e continua. E adesso non ci rimane che attendere un po'. In questo momento non dobbiamo usare né lo smartphone né la GoPro e non appena la procedura sarà completata la GoPro si riavvierà da sola ed avremo questa schermata. Facendo uno swipe dall'alto verso il basso accederemo al menu a tendina che a diverse schermate ci permette di settare tantissime cose e di entrare nelle preferenze della GoPro. Affronteremo tutto questo nel dettaglio nel prossimo tutorial. Nella schermata principale, se clicchiamo l'icona in basso a sinistra, potremo cambiare il campo visivo, partendo dall'obiettivo lineare con il blocco dell'orizzonte, fino ad arrivare al campo visivo più grande, ovvero Hyperview. Ma per il momento torniamo al campo visivo ampio. Cliccando su questa icona in alto a destra possiamo rapidamente scegliere gli FPS per fare un eventuale slow motion. Dall'icona in basso a destra invece possiamo scegliere se fare un classico video in orizzontale, in verticale o se farlo quadrato sfruttando tutto il sensore. Dall'icona centrale invece possiamo scegliere un preset per la qualità video che varia tra qualità base, qualità standard e massima qualità. Ma così l'utilizzo è molto limitato, quindi vi consiglio di accedere al menu a tendina
e di selezionare i controlli professionista. In questo modo potremo modificare tutto quello che vorremo. Adesso ad esempio è comparsa l'icona relativa alla stabilizzazione della GoPro, che vi consiglio di mettere su Auto Boost, e poi cliccando in basso a destra accederemo a tutte le impostazioni video, che sono veramente tantissime, ma di questo ne parleremo nel terzo tutorial. Poi facendo uno swipe dal basso accederemo alla galleria e potremo visionare i nostri filmati. Facendo invece degli swipe laterali cambieremo modalità e quindi potremo scegliere fra foto, video e temporizzato. Possiamo fare lo stesso dal tastino laterale con una singola pressione. Con un clic sul tasto superiore invece avvieremo la registrazione e quindi con un altro clic la interromperemo. Anteriormente troviamo un display non touch che ci permette di vedere l'anteprima di quello che stiamo inquadrando. Passando allo smartphone invece possiamo vedere la galleria della GoPro e quindi possiamo sia visualizzare i file che scaricarli per modificarli. Possiamo poi anche vedere l'anteprima in tempo reale della nostra GoPro, ma la vera novità è che finalmente l'anteprima funzionerà anche in fase di registrazione. Cliccando qui sotto entriamo nelle impostazioni di registrazione, che sono le stesse che troviamo sulla GoPro. Dall'icona dell'ingranaggio invece accediamo alle preferenze della GoPro. Infine, cliccando qui sopra possiamo spegnere la Hero 12 anche da remoto, quindi tenendo schiacciato il pulsante laterale la possiamo accendere e poi per spegnerla ci basterà tenere schiacciato lo stesso pulsante. Come per le altre videocamere, questa guida è divisa in 3 parti. Successivamente vedremo quindi tutte le impostazioni del menu a tendina e poi termineremo con tutte le impostazioni della modalità video. Non appena questi tutorial saranno pronti li troverete linkati in descrizione. E come ho fatto per la Hero 11, anche questa volta realizzerò un corso dedicato alla Hero 12 e non appena sarà pronto troverete tutte le informazioni in descrizione. In ogni caso fatemi sapere nei commenti se avete dei dubbi su questa configurazione e se il video vi è piaciuto potreste iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati.